Noi esseri umani interagiamo ogni giorno con gli oggetti che ci circondano e quindi sappiamo bene come essi sono disposti nella struttura 3D. Possiamo pensare ad una rete neurale come una rete che è in grado di simulare anche il nostro processo cognitivo di percepire l'ambiente circostante. La computer vision può essere applicata nell'ambito dell'IoT e in questo contesto in particolare può essere utilizzata per estrarre informazioni significative dalle immagini. Nel nostro caso specifico noi ci occupiamo di estrarre informazioni legate alla percezione dell'ambiente circostante osservato mediante telecamere. Per fare questo, da alcuni anni a questa parte, è possibile utilizzare metodologie basate su tecnologie di intelligenza artificiale. I sistemi di intelligenza artificiale apprendono dai dati stessi. In particolare apprendono se a questi dati sono associate delle label, ovvero delle caratteristiche. Nel nostro caso specifico la label è la distanza degli oggetti nella scena. Come può essere ottenuta questa distanza? Secondo due strategie differenti. Nel caso dei metodi supervised, la strategia con il quale vengono ottenute queste label di addestramento si basa tipicamente sull'utilizzo di sensori di profondità, sensori attivi. Sono dei sensori molto costosi, molto ingombranti e di non facile reperibilità. Utilizzando queste informazioni è possibile però addestrare queste reti di intelligenza artificiale. Una strategia che è molto utilizzata da noi è quella di estrarre le informazioni di apprendimento, quindi le label, direttamente dalle immagini senza ricorrere a sensori che non siano altro che telecamere, che sono facilmente reperibili e utilizzabili a basso costo. Il nostro gruppo di ricerca utilizza sia sistemi basati su setup stereoscopico sia su setup monoculare. Tuttavia, negli ultimi anni, grazie anche ai progressi nell'ambito della visione molecolare che sono stati effettuati, tendiamo sempre più a utilizzare in molte applicazioni una singola telecamera. Il motivo di questa scelta è che la maggior parte dei sistemi esistenti, di telecamere esistenti al mondo, utilizzano una sola telecamera come nei sistemi di videosorveglianza. Il tema della depth da singola immagine è oggigiorno uno degli argomenti più studiati e ricercati nel campo della computer vision, tuttavia presenta un grado di difficoltà notevolmente superiore rispetto a sistemi basati su una configurazione stereoscopica, poiché differentemente da un sistema stereoscopico in cui è possibile geometricamente andare a inferire dei valori di profondità andando a ricercare punti corrispondenti fra le due immagini, fra due o più immagini della stessa scena, per la stima della depth da singola immagine è possibile solamente sfruttare informazioni contenute all'interno della scena. Quindi ad esempio prospettiva, punti di fuga, dimensione degli oggetti, giochi di luce e ombre all'interno della stessa scena. Solamente con l'avvento del deep learning negli ultimi anni è stato possibile invece progredire per questo tema ed ottenere dei risultati prima inimmaginabili. Infatti, proprio tramite questi nuovi studi basati su intelligenza artificiale, oggigiorno è possibile sfruttare questa metodologia della stima della depth da mono in numerosi contesti applicativi, quindi nel campo della robotica, della videosorveglianza e anche della realtà aumentata. Un esempio pratico di realtà aumentata che sfrutta la stima della depth da singola immagine, possiamo pensarla andando a posizionare un oggetto virtuale all'interno della scena e fare in modo che a diversi piani 3D della stessa scena questo oggetto diventi in dimensioni sempre più piccolo o che addirittura sparisca, si nasconda dietro agli oggetti che di fatto si trovano, oggetti reali che si trovano più vicini alla telecamera. Al di fuori del mondo dell'intrattenimento esistono tante altre applicazioni che hanno un'utilità anche legata alla sicurezza dell'utente che ne fa uso. Un ambito molto importante che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo consistente è quello della guida autonoma o guida assistita,
In questo caso la conoscenza della profondità dell'ambiente e quindi della struttura geometrica dell'ambiente che ci circonda può consentire a un conducente di avere informazioni addizionali su ciò che sta affrontando e quindi potrebbe avere informazioni aggiuntive come ad esempio la distanza metrica esatta dal veicolo più vicino di fronte a lui e quindi eventualmente dei segnali che lo aiutino a ridurre la velocità nel caso in cui ad esempio la distanza di sicurezza non sia mantenuta. La recente pandemia ha imposto la necessità di monitorare la distanza interpersonale fra persone nella scena in modo da prevenire il contagio fra le persone stesse. Sappiamo che questo è possibile attraverso tecnologie di Bluetooth, quindi applicazioni che sfruttino il Bluetooth sui dispositivi degli utenti e traccino la distanza fra le persone basandosi sul segnale stesso. Tuttavia questo richiede in primo luogo una partecipazione attiva da parte degli utenti che devono scaricare un'opportuna applicazione e mantenere sempre attivo il Bluetooth. Quest'ultimo aspetto a sua volta richiede un uso spropositato della batteria da parte dei dispositivi degli utenti stessi. Una soluzione basata su computer vision e quindi sulla stima della profondità è possibile e consente in qualche modo di ovviare a questi due problemi. Nello specifico è possibile utilizzare una soluzione centralizzata con una telecamera che osserva la scena e nello stesso momento, stimando la profondità, è in grado di calcolare in maniera automatica la distanza fra le persone. In un contesto come questo possiamo apprezzare le differenze fra la stima della profondità ottenuta da un sistema stereo o da un sistema mono. Nello specifico, avendo a disposizione un sistema stereo, abbiamo una stima della distanza metrica assoluta, quindi una volta stimata questo tipo di informazione ci limitiamo unicamente al calcolo della distanza fra le persone e la nostra applicazione è in grado effettivamente di monitorare questo aspetto. Nel caso in cui abbiamo a che fare con una stima della profondità ottenuta con un sistema mono, otteniamo una stima che è relativa, ossia siamo in grado di dire quali elementi nella scena sono più vicini rispetto ad altri. Nonostante ciò, siamo in grado di calibrare questa scala mancante nel nostro sistema monocolare tramite un'opportuna calibrazione iniziale del sistema che necessita solo della conoscenza di alcune dimensioni di oggetti noti nella scena che ci consentono quindi di riportarci in un sistema pienamente metrico e quindi di monitorare e stimare la distanza interpersonale e eventualmente segnalare violazioni della stessa.